Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo scaldacollo facile facile, veloce veloce, adatto anche per chi è alle prime armi. Può essere benissimo un pensierino dell'ultimo momento da fare per Natale. È unisex, quindi adatto sia per uomo che per donna e, calcolando la misura giusta, anche per bambino. Per eseguire lo scaldacollo ho usato questi filati della Mondial, questo sfumato, il Crilli 100% acrilico di alta qualità, anche questo il Crilli, anche lui un 100% acrilico di alta qualità. Entrambi si presentano in gomitoli da 400 grammi con 133 metri di prodotto. Io ho semplicemente estratto i capi e l'ho messo in doppio. Per lavorarlo, questo filato ho usato un uncinetto numero 8, dopodiché avremo bisogno di un ago per la lana grosso. Io ho preso questo con la cruna in silicone per nascondere le codine e una forbice. Inizio il lavoro prendendo l'estremità dei due filati e accoppio in questa maniera, faccio il nodino iniziale e andrò a fare 22 catenelle con questo filato, questo uncinetto e la mia mano corrispondono a circa 21 centimetri, che è l'altezza del nostro scaldacollo. Fatta la 22esima catenella, ne faccio una per girare, filo sull'uncinetto, entro nella catenella la numero 22 e lavoro un mezzo punto alto. Filo sull'uncinetto, vado in quella successiva e lavoro un altro mezzo punto alto. Andremo a ripassare tutta la catenella a mezzo punto alto. Alla fine dovremo avere 22 punti. La catenella iniziale, quella che useremo per girare, non la conteremo come punto. Sono arrivata all'ultimo punto, aggiungo una catenella per voltare che non conteremo come punto, quindi filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile, quello che ho subito sotto, però entreremo nella costina dietro del punto. Guardiamo bene il nostro mezzo punto alto. Di solito entreremmo qui, noi non entreremo qui, ma entreremo tenendo il lavoro in alto, entreremo nella costina dietro. Entriamo e facciamo il nostro mezzo punto alto. Entriamo e facciamo il nostro mezzo punto alto. Quindi filo sull'uncinetto, vanno nel punto dopo, sempre tenendo il lavoro in modo che si possano vedere le due costine, entro in mezzo, prendo la costina dietro, faccio un altro punto, filo sull'uncinetto, guardo bene dall'alto il punto, entro in mezzo, prendo la costina e faccio il mezzo punto alto. Di nuovo filo sull'uncinetto, qui ho il punto intero visto dall'alto, mi infilo in mezzo e faccio il mezzo punto alto e vado avanti a lavorare fino alla fine della riga. Praticamente il nostro lavoro sarà tutto questo. Lavoreremo questo mezzo punto alto lavorato in costa dietro per tutta la sciarpa, che poi messo in verticale dà questo effetto di lavoro fatto a coste che trovo molto molto bello, e tra l'altro lavorato così con un uncinetto così largo è una lavorazione morbida però nello stesso tempo piena, adatta appunto per le giornate fredde.
penultimo punto. Qui arrivati all'ultimo punto dobbiamo stare attenti a non saltarlo, perché sennò ce ne mancherà sempre uno, quindi dobbiamo andarlo a cercare, e se non siamo sicuri di averlo preso non faremo altro che contare i punti. Se sono, nel mio caso, 22, esclusa la catenella iniziale perché, ripeto, non la conteremo come punto, allora sono giusta. Quindi finita anche la riga numero 2, aggiungo la catenella per girare, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile, sempre lo lavoro allo stesso modo, prendendo la costina dietro del punto. Praticamente la lavorazione è tutta qui. Io andrò a lavorare per un totale di 36 righe che corrispondono più o meno a 54-55 centimetri, e dopo andrò a chiudere. Ci vediamo poi per chiudere lo scaldacollo. Ho finito il mio scaldacollo, ho lavorato le mie 36 righe. Ora andrò a piegarlo in modo che le catenelle iniziali le ho davanti. Quindi aggiungo la catenella, vado a prendere la prima catenella che ho della prima metà del lavoro, dopodiché vado a prendere la costina nei punti, vado sempre a prendere la costina dietro e chiudo con un punto bassissimo. Vado nella catenella successiva e nel punto successivo, prendendo sempre la costina dietro, e chiudo con un punto bassissimo. Entro nella catenella successiva, entro nella costina che abbiamo dietro del punto successivo e chiudo con un punto bassissimo. Catenella, costina del punto, punto bassissimo. In questo modo avremo una continuità. Questo rovescio lo giriamo, praticamente abbiamo una continuità di questo motivo e la cucitura quasi non si vedrà. Quindi facciamo ancora un paio di punti insieme, poi vado avanti fino alla fine da sola. Qui ho la catenella, entro nella catenella, qui ho il punto, entro nella costina dietro del punto e faccio un punto bassissimo. Catenella, punto, costina, punto bassissimo. Catenella, punto, costina, punto bassissimo. Vado avanti a lavorare finché è finita, ci vediamo alla fine dello scaldacollo. Ho finito la cucitura, giro il mio scaldacollo ed ecco, quasi praticamente non si vede. Ora col l'ago andrò a nascondere le codine, quindi non devo fare altro che prendere i fili e farlo passare tra i punti, quindi lo faccio correre così un pochino tra i punti, poi sfilo e taglio il filo, e così farò anche con l'altro filo. Questo è più corto, quindi prima entro, e la comodità del lago tira fettucce è questa, prima entro nei punti, dopodiché infilo l'ago e poi faccio passare, poi lo distribuisco bene e voilà, il gioco è fatto. Taglio e il nostro scaldacollo è finito. Come vedete è facilissimo, velocissimo, alla portata di tutti, è davvero un'idea furba dell'ultimo momento per dei regalini fatti a mano, che comunque hanno sempre un valore superiore rispetto ad altre cose,
e oltretutto originali personalizzati. E per oggi il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate se volete e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.